Ciao, sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach. Oggi torno ad ascoltare Putri Ariani, stavolta alla finale di America's Got Talent. Qui canta Don't Let the Sun Go Down on Me, brano di George Michael. Non ho mai ascoltato questa esibizione, nonostante abbia già ascoltato la canzone originale, quindi sono veramente tanto curioso di ascoltare questa esibizione. Prima di iniziare vi chiedo però per favore di lasciare un like e iscrivervi al canale se volete supportarmi, e se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati. Vi ricordo anche codice Vocal Coach sul sito pumpling.com per avere magliette e gadget esclusivi nerd come piacciono a me. Ringrazio anche lo sponsor di questo video che è Superprof, lo ringrazio tantissimo, dopo magari ve ne parlo meglio, però adesso andiamo subito ad ascoltare l'esibizione di Putri Ariani. I can't lie, no more of your darkness. All my pictures seem to fade to black and white. I'm growing tired, and time stands still before me. Close the door and left me blinded by the light. Don't let the sun go down on me again. Although I search myself, it's always someone else I see. I just allow a fragment of your life to wander free. Yeah. By losing everything, it's like the sun going down. Sun going down. Sun going down. I know the I just allow a fragment of your life to wander free. By losing everything, it's like the sun going down on me. Pazzesca, Thank you. pazzesca. Veramente brava. Poi tra l'altro il coro gospel dal vivo così è veramente una cosa, veramente un tocco di stile notevole. Lei è veramente super nel reinterpretare le canzoni, suonandole al piano, si sente proprio che ci mette del suo. Ha una tecnica incredibile per essere una ragazzina. Quanti anni ha? 17? Veramente wow, impressionante la maturità musicale e vocale che ha acquisito, incredibile. E poi su questo palco gigantesco lei si sente a suo agio, si sente sicura dei suoi mezzi, vuol dire che ha lavorato tanto per ottenere questo tipo di controllo. Assolutamente, è stata veramente tanto brava. Io adesso magari riascolterei da capo, cercando di analizzare i dettagli tecnici come piace a me, e poi magari ascoltiamo anche i giudizi dei giudici.
Prima di tornare da capo a analizzare i dettagli tecnici, però, visto che parlavo di tecnica, la tecnica si impara. E come si impara? Bisogna studiare, bisogna avere un insegnante che ti segua in qualche modo, no? Se volete imparare, cercate un insegnante nella vostra zona, ce ne sono tantissimi in tutto il mondo, e se non sapete dove cercare, potete guardare su SuperProf, che è tra l'altro lo sponsor di questo video. Guardate un po'. SuperProf è una piattaforma pazzesca che mette in relazione allievi e insegnanti con lo scopo di condividere competenze, passioni ed esperienze. Il servizio è attivo in oltre 45 paesi in tutto il mondo, con milioni di professori iscritti e attivi, decine di migliaia di allievi ogni giorno, in più di 2000 materie. Ti interessa un corso di canto? C'è! E troverai tanti insegnanti qualificati in base alla tua zona. E ci sono anch'io tra questi. Canto moderno, canto lirico, corsi di chitarra, elettrica, acustica classica, corsi di qualsiasi tipo a livello musicale e non solo, perché troverete professori di matematica, italiano, filosofia, ma anche corsi che vanno dal songwriting alle arti marziali. Qualsiasi cosa vi venga in mente, su SuperProf c'è. E se vi iscrivete al sito con il mio link personale che trovate in descrizione, avrete diritto a un super sconto sul servizio. Se invece siete professionisti, potete iscrivervi gratuitamente sul portale e offrire le vostre lezioni. Inizia a super imparare con SuperProf. Bene, riascoltiamo da capo e analizziamo. Ok. Ok, non ha ancora detto una parola, eppure ha già fatto tante cose tutte insieme. Ha fatto questo suono soffiato nell'attacco, che poi è diventato un po' più compresso, quindi ha tolto l'effetto arioso, ha fatto dei cambi di registro molto veloci su questo melisma, tra l'altro, perfetto, molto molto preciso, quindi cambi di registro, passaggi tra falsetto e voce piena, ok, però rimanendo sempre in questa consonanza mista in ogni caso, perché lei è sempre in mix tutte le volte che canta, è veramente molto brava in questo, e quindi anche quando fa questi passaggi lei in realtà non perde mai il controllo della situazione, ok? E anche questo fraseggio a bocca chiusa, ha fatto tutto in 10 secondi senza dire neanche una parola, pazzesca. Andiamo avanti. I can't lie. No more of your darkness. All my pictures seem to fade to black and white. Sentite come gestisce le dinamiche. E sta cantando tutto molto piano, però riesce ancora di più a sfumare sul pianissimo i finali delle frasi, aggiungendo anche questo vibrato molto controllato e molto musicale. Veramente brava, è molto emotiva, questo suo modo di gestire, no, le dinamiche rende tutto molto emotivo, molto bello, e l'interpretazione diventa pazzesca. I'm growing tired, and time stands still before me. Close the door and left me blinded by the light. Ok, qua ha fatto un fraseggio un po' più pieno, anzi assolutamente molto più pieno rispetto all'inizio che era tutto molto leggero. Qua è veramente in voce piena, però è sempre in mix in realtà, non si sposta da questo punto di consonanza, anche se sembra che ritorni nel petto come modo, diciamo, come la percezione del suono sembra che ritorni in petto, in realtà non è mai di petto, lei è sempre in mix, in consonanza mista, e la consonanza mista sta qua, esattamente a metà via tra la consonanza di petto e la consonanza di testa, ok? E qua semplicemente ha aumentato l'intensità, ha aumentato la compressione, ha aumentato la risonanza perché ha aperto di più la bocca, ha scoperto i denti pure, ha aumentato il sostegno, ma contestualmente al sostegno ha aumentato anche l'appoggio,
ok? Cosa vuol dire? Che mentre aumenta la pressione dell'aria sta anche trattenendo quest'aria, altrimenti andrebbe verso un suono spinto e sforzato, incontrollato, ok? Lei invece è molto controllata, infatti sta anche appoggiando molto bene. I concetti di appoggio e sostegno sono alla base del canto. Se non li conoscete, magari andate a vedere. Avevo fatto dei video anche nell'altro mio canale dove faccio delle pillole di didattiche, di tecnica vocale, e spiego questi concetti. E sono termini italiani, appoggio, sostegno, purtroppo sono praticamente intraducibili, ok, in altre lingue, poi non lo so, sicuramente in inglese viene un po' di confusione perché di solito si traducono con support, ma appoggio e sostegno tradotti con lo stesso termine non vanno bene perché vogliono dire due cose diverse. Comunque, chiusa parentesi, molto brava, riascoltiamo questa nota piena che ha fatto qua. Guardate anche come sfrutta la mimica facciale per dare più potenza a questo suono. Close the door and left me blinded by the light. Melisma, brava. Don't let the sun go down on me, yeah. Although I search myself, it's always someone else I see. I just allow a fragment of your life to wander free. Yeah. Bellissimo, bellissimo. Sta facendo tanti, tanti fraseggi, tanti movimenti, ok? Vabbè, quando è partito il coro è stata una cosa pazzesca perché dà veramente un valore aggiunto incredibile a questo brano, veramente molto molto bello. Qua ha fatto proprio una frase incredibile, passando da questa I tenuta leggera, che sembra andare in consonanza di testa, per poi riportarla giù, tornata in consonanza mista e aumentando l'intensità, di nuovo aprendo la bocca e dando più intensità, appunto, quindi cercando un suono più pieno, però con lo stesso fiato e sullo stesso fraseggio. Riascoltiamo un po' qua e si vede proprio anche come sposta la bocca. Passata da una I a una E, ok? Quindi il suono da più leggero, morbido, che suonava verso la testa, consuonava verso la testa, è tornato più proiettato, più potente, più sostenuto. Veramente brava, non è una cosa da poco. Per una ragazza della sua età, voglio dire, c'è tanto studio dietro, assolutamente. Brava. By losing everything, it's like the sun going down, sun going down, sun going down. I Qua c'è stato proprio un passaggio chiaramente in voce di testa, qui possiamo chiamarlo falsetto, un falsetto molto leggero, tenuto, ma perfetto, assolutamente su questa nota acuta, molto d'effetto, assolutamente, molto brava. Questa tra l'altro dovrebbe essere una canzone, se non ricordo male, cantata da George Michael insieme a Elton John. Ditemi se sbaglio, non so se sia stata proprio scritta da entrambi o se l'hanno semplicemente duettata, non lo so. Comunque mi sembra che lei, Putri Ariani, sia abbastanza fan di Elton John. Aveva portato anche, credo, il primo provino ad America's Got Talent, proprio una canzone di Elton John. Ci sta, si vede un po' questa ammirazione per questo cantante straordinario che ha fatto la storia, assolutamente. Poi mi piace moltissimo sempre anche la scenografia, le luci, come è vestita, è sempre tutto perfetto. Queste grandi produzioni sono pazzesche per questo motivo, perché ti ammagliano anche visivamente, è tutto perfetto, è tutto al posto giusto e valorizza ancora di più chi si esibisce. Veramente molto bello. just allow a fragment of your life to wander free.
questa canzone veramente mette in luce le sue capacità di padroneggiare i cambi di registro. Veramente bravissima, ne ha fatti tantissimi, super controllati. Su quest'ultima nota è riuscita a fare questo cambio di registro di nuovo verso la voce di testa, che però è andato proprio a sfiatare ancora di più, quindi a rendere più arioso, mentre i fraseggi che ha fatto prima erano un po' più addotti, un po' più compressi, comunque leggeri, però non si sentiva questo effetto arioso nel suono. Invece qua ha aggiunto questo colore in più sull'ultima nota. È una cosa veramente efficacissima, bellissima da sentire, e infatti la riascoltiamo l'ultima volta. Qua, scusate, un pelo prima che si sente proprio il passaggio. Down on me. Brava, Thank you. brava. Controllo del fiato pazzesco, guardate anche Simon com'è fiero, veramente si vede dai suoi occhi che la ammira molto. Brava, brava. Ascoltiamo un po' il finale con i giudizi. Putri Ariani! Simon, your golden buzzer! Well, Terry, it's got nothing to do actually with the fact that I gave her the golden buzzer. I think any one of us would have given Putri the golden buzzer. It's just that you are one of those rare little diamonds we come across every few years who you is so much. naturally born to do this, and you've overcome so much in your life to hopefully fulfill your dream on this show, and boy, after that, do you deserve it. Thank you so much. Ok. Simon ha detto che Putri è un diamante rarissimo, che è nata per fare questo. Allora, non sono del tutto d'accordo su questa cosa dell'essere nato perché secondo me tutti noi ci costruiamo la nostra strada, ok? Lei sicuramente ha iniziato a cantare da piccolissima e aveva già un grande talento, quindi sicuramente una dote innata ce l'ha, per forza, però ha iniziato molto piccola, quindi ha avuto modo di sviluppare la tecnica, sviluppare la sua voce molto prima di chiunque altro, ok? Ed è questo che fa la differenza, come coltivi il tuo talento, non se hai talento oppure se non ce l'hai. Non pensate che uno si svegli la mattina e canti così. Non esiste in nessun mondo possibile. Purtroppo è quello che è il messaggio che fanno passare questi talent, ok? Che uno magari non si è mai esibito in vita sua, si esibisce su questo palco gigante e diventa famoso. Non funziona così. La gavetta, il mettersi in gioco, lo sbagliare e capire dove sbagli per poter migliorare, questo è quello che ci rende artisti migliori, cantanti migliori. Bisogna imparare, bisogna studiare, ok? Lei è una che ha studiato tantissimo. Ripeto, ha sicuramente un talento innato, una predisposizione gigantesca, ok? Assolutamente, non dico che non sia così, però si sente che si è fatta veramente un mazzo per migliorare, si è veramente impegnata tantissimo, ha fatto tanti sacrifici per arrivare a questo punto, ok? E tutti noi possiamo fare la stessa cosa, possiamo metterci a lavorare, a studiare per coltivare i nostri sogni e raggiungere i nostri obiettivi. Comunque andiamo avanti, sentiamo cosa dicono gli altri. Well, every single time, in every round, you have hit it out of the park. Your voice, as I said last time, is perfection. Your talent is perfection. I love your choices. The question that I have, if this was, and I have no doubt in my mind, if this was just a singing competition, I think you just won it hands down. The fact is, there are other kinds of acts. You're competing against a lot of great people, so let's see how America chooses. That was Heidi! Ok, sì, ci sta. Ha detto praticamente che se fosse questa un'esibizione, scusate, una competizione soltanto di cantanti, avrebbe sicuramente vinto a mani basse. Il problema è che qui compete con altri
talenti, altri artisti di altre discipline, quindi è difficile poi che un cantante vinca contro, perché effettivamente non ha neanche senso mettere a confronto uno che canta con un ballerino. Come fai a paragonarli? Come fai a confrontarli? Come fai a dire che uno è più bravo dell'altro? Vai a gusto personale. A me piace di più il canto, voto il cantante. Se mi piacesse di più il ballo, voterei il ballerino. Quindi è veramente difficile giudicare, e anche questo è un meccanismo strano di questi talent, comunque, che danno tantissima visibilità, fortunatamente, a questi artisti, e questo secondo me è una cosa indubbia. Però poi nel momento in cui devi giudicare, come fai? Stessa cosa succede in Italia nel talent di Amici, ok? È la stessa cosa, c'è ballo e c'è canto, due categorie che alla fine, quando arrivi alla finale, come fai a dire chi vince, ok? È praticamente impossibile, d'accordo? Però, vabbè, questo è un peccato, infatti credo che lei poi non sia passata, insomma, voglio dire, non abbia vinto. Datemi conferma di questa cosa. Non so neanche sinceramente chi abbia vinto America's Got Talent quest'anno, perché non l'ho seguito particolarmente, se non per Putri e Gabriel e altri cantanti di cui ho fatto le reaction. Però fatemi sapere chi ha vinto America's Got Talent. Dopo lo vado a cercare su Google, però tanto lo chiedo anche a voi. E andiamo a sentire gli ultimi commenti. It was such a moving performance. You could have not done it any better. You really, really did an amazing job. You sounded beautiful. Thank you so much. Ha detto che non poteva andare meglio di così, è stata bravissima, niente da dire, assolutamente. In effetti non poteva cantare meglio di così, neanche una stonatura, neanche una sbavatura, un'imprecisione, è stata perfetta, pazzesca. Putri, you just performed on the finals. What is the message you have to give to the world? I believe that we are able, we are capable, and we are equal. So don't be afraid to keep reaching your dream. Our dream will come true if we believe it. Esatto, che è quello che dicevo prima, il suo messaggio è bellissimo qua. Lei dice: se tu ci credi, se tu ti impegni per raggiungere un obiettivo, il tuo sogno si avvera, perché hai messo tutta la tua passione, il tuo impegno in quell'obiettivo, nel raggiungere quell'obiettivo. È giustissimo, e infatti brava anche questa maturità di capire questa cosa alla sua età non è da poco, veramente bravissima. Mi fermo qua, fatemi sapere nei commenti anche voi cosa ne pensate, lasciatemi pure nei commenti proposte che potranno diventare il tema di future reaction, che potrebbero essere su Putri Ariani, ma non solo. Mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un like, se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi. Vi ricordo anche codice Vocal Coach sul sito pumpling.com per ricevere sconti e omaggi su magliette e gadget nerd come piacciono a me, e ringrazio anche lo sponsor di questo video, grazie a Super Pro. Ci vediamo al prossimo video, ciao!